Ciao Monica, Ciao, Francesco è qui con noi, ma non si vede. 5, 4, 3, 2, 1. mi si presenta sotto forma di un polipo e con i vari tentacoli cerca di occuparsi, di gestire le varie aree della sua vita e si deve occupare di lui tutto quanto, la famiglia, il lavoro, la mamma. 8 braccia? Sì, Bene. Ehm, Lo so perché te lo chiedo, ma siccome Francesco ha fatto una sessione con me 5-6 anni fa, chiama anche quel Francesco. mm, Quindi il vecchio, no, il giovane Francesco e il Francesco di oggi. ok, Come li vedi? quasi opposti. Perché? Eh, con una sorta di leggerezza, quello del passato, anche, come dirti, sconsideratezza. Mhm. Quello del presente lo vedo molto appesantito, ehm, pensieroso, ehm, oppresso. Va bene. Vibrazione di Francesco di oggi. 3 miliardi, Consapevolezza. 121, PS. 37, Vite. 2358, Cervello. 7,8, Suscettibilità ipnotica. 28. Progetto di Francesco. Come si chiama il progetto di Francesco? Mi viene vita da panettiere, non perché lui faccia il panettiere, ma per questo stravolgimento, in un certo senso, disconnessione rispetto agli altri, perché in genere appunto il panettiere lavora, insomma, fa Di degli notte. orari molto difficili, sì, esatto, quando gli altri dormono, lui deve lavorare, poi lui dorme quando gli altri vivono. E quindi più che altro, ecco, in questo senso qua di non connessione con gli altri e di grande dedizione al lavoro. Nome dell'anima. PS. La lavagna, Nome dello spirito. PE. Parte eterica. cancelletto. Siamo a scuola. In un certo senso sì. Bene, chiamiamo nel cinema sua figlia. Sì. Come la vedi? Ehm, Dunque, una ragazza cresciuta in non so come dirti, no? In una sorta di contraddizione, perché da un lato valori di libertà di espressione, però dall'altro anche lei non la vedo così libera, ma un po' bloccata. I genitori. Sì, un po' lontani, un po' indietro, però vedo che guardano la madre con una certa apprensione perché non sa quanto può ancora stare vicino al figlio. Il fratello. Sì, anche lui c'è.
come se venisse, non so come dirti, con una specie di antistress, tipo un elastico, ci fa dei giochi con le mani, no? E soprattutto l'invitata d'onore l'accompagna con, se vuole, sua figlia. Sì, 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 entrambe, certo. Come le vedi? La compagna, molto indaffarata, ha tante cose di cui occuparsi e vedo che viene con la figlia così un po' incastrando i vari appuntamenti, i vari impegni. Mhm. La figlia vorrebbe andarsi a sedere vicino alla figlia di lui. Prego, certo, può fare quello che vuole. Mm. E lo fa. Bene, invitiamo anche tutti gli abitanti della città in cui vive Francesco. Mhm. Sì, molti accettano l'invito. Li vedi? Sì, sì, sì. Che percentuale della città? Un 60%. Bene, questo 60 chiama gli amici e i parenti che non si sono presentati. Cerchiamo di arrivare a un 90 almeno. Non riesco a vedere che arriviamo al 90. 80 sì. Benissimo. Entità eteriche di Francesco, vediamola. Il primo che arriva è proprio il maggiordomo della famiglia Adams, Lerch, che appartiene al secondo universo. Poi c'è un leone, un po' a rappresentare, no? Questo suo aspetto un po' anche di egocentrismo. Però è come se volesse il leone fargli vedere che lui non è nulla, no? Che il vero King è lui stesso, cioè il leone. Mhm. E poi c'è una iena, un serpente e 3 EDL. Entità mentali. Io ne vedo 3. La medaglia del vincitore intorno ai 5-6 come livello, catene intorno al 7 e poi vesciche ai piedi 5. Sono molto legate l'una all'altra. Medaglia del vincitore mi fa vedere come questo desiderio da parte di Francesco di arrivare a la medaglia con il nastrino intorno per potersela mettere al collo, no? Lui vorrebbe a tutti i costi mettersi questa medaglia del vincitore al collo, ma è come se annaspasse, no? Non riuscisse a raggiungere questo nastro della medaglia e quindi non riuscisse a mettersela al collo. E da qui tutta una condizione ovviamente di frustrazione, perché lui assolutamente vorrebbe autodichiararsi vincitore, vincente. Catene. Catene Mhm. mi fa proprio vedere questo suo sentirsi ed essere imprigionato, legato in diverse situazioni. E lui non riesce di conseguenza a sentirsi davvero se stesso, libero di essere chi è davvero, in nessun ambito della sua vita. Si sente proprio oppresso, chiuso, fermato. Incatenato. Sì, sì. Catene alle mani o ai piedi? Lo vedo proprio tutto intorno al corpo, cioè come se non ci fosse una parte del suo corpo libera. Testa, piedi, busto, tutto. Una Eh, mummia di catene. esatto. Vesciche e piedi. Mi fa vedere lui che
a fine giornata si fa come una specie di pediluvio ed ha queste vesciche ai piedi perché è stato tutto il giorno in piedi, trottando di qua, di là, per cercare di controllare tutto quanto, di occuparsi di ogni cosa e alla fine si trova sfinito, senza energie, anche con un senso di vuoto interiore, non riuscendo a comprendere che cosa davvero ha concluso di interessante e di soddisfacente per se stesso. Vabbè. Impianti. Lombari, mi fa vedere come se fossero due punte infilzate nei lombari. Poi c'è questo impianto mentale che sembra una cuffia di silicone. E poi mano destra e piede sinistro. E zona dell'addome e genitali. Abduction. No, io non ne vedo. È capitato qualcosa con l'abduction, non ci sono più tanto, mi sembra di capire, né per lui né per altri. Va bene. I tempi stanno cambiando? Forse le modalità stanno cambiando. Ci sono altri tipi di controllo? Sì, esatto. Non c'è più quel tipo di rapimento invasivo, diciamo così, ma ci sono, come dici tu, altre forme di controllo mentali, anche più efficaci, apparentemente meno traumatiche, no? Quindi che si nascondono anche meglio. Va bene, esiste la fiamma di Francesco? Se sì, la invitiamo nel cinema. Se è già lì, lo vediamo. Come se fosse una ragazza più giovane, quasi come in questo momento, io dico, vedo questa fiamma come se gli potesse restituire quello smalto di alcuni anni fa, quando lui si sentiva molto più vivo, molto più pimpante, più energico. E lei rispecchia proprio questo. Dove sta? L'ha già vista? No. Lontana? Può tipo, no, non è lontana, tipo come se, metti, magari deve passare sempre davanti al suo locale per fare una strada e ci passa davanti. Ah, quindi abita nella stessa città di Francesco. Eh sì, suppongo proprio di sì. L'attuale compagna quindi è un'anima gemella? Sì, è come se si fosse innescato però un processo di allontanamento reciproco. Ed è vero che sono fermi da un po' così, ma al terzo livello. Va bene, vediamo un attimo questa relazione. Ci sono tante analogie, diciamo dei pro e dei contro. Entrambi hanno avuto una figlia femmina da giovani. C'è una causa esoterica? Dunque, in generale mi fa vedere come la necessità di Francesco di confrontarsi con una donna che ha avuto ed ha esperienze esteriori analoghe alle sue, ma ha un approccio diverso a queste esperienze. Ha proprio bisogno Francesco di effettuare questo confronto, nel vedere come da situazioni identiche la disposizione d'animo può essere estremamente diversa e quindi anche la gestione effettiva della questione. Sai che non ho capito. Hanno diversi punti in comune, no? Proprio esteriori, no? Quindi hanno entrambi delle figlie, ragazzo
cioè Padre? due figlie, sì, esatto, e lei una ragazza madre, hanno entrambi i genitori ammalati, ok? Mhm. Hanno entrambi, diciamo così, una situazione pregressa, sentimentale alle spalle di un certo tipo, fallimentare, eccetera, però di suo Francesco reagirebbe a ciascuna di queste circostanze in maniera molto molto diversa da come fa la sua compagna. E lui ha come avuto bisogno di crearsi questa circostanza di vita, di confronto. Cosa fa adesso la compagna nel cinema? Molto, non so, nel senso di responsabilità, di dovere. Ecco, vorrebbe farci capire questo, che ha dei doveri. Verso chi? La Francesco ha dei seconda, doveri. ha dei doveri verso la figlia, Lei ha dei doveri verso sua figlia. verso la propria figlia, Mhm. ha dei doveri verso il proprio padre, ha dei doveri verso la propria casa. E la vedo un po', come dirti, cupa, un po' Disillusa? sì, disillusa e anche un po' pessimista. Va bene, anni fa hanno provato ad andare via insieme. Non voglio entrare nei dettagli perché non è il caso, si sono chiuse moltissime porte, causa esoterica, sia del viaggio saltato, sia del partner d'affari che si è ammalato ed è mancato. Di nuovo hanno fatto una cosa comune, ma con uno slancio molto diverso, nel senso che lui, Francesco, desiderava veramente avventurarsi in questa esperienza e aveva comunque una buona carica, no? Al contrario, lei non la vedo così convinta. È come se avesse non dato, per esempio, una buona energia a questa questione. Non so, non si sentiva pronta né a stare più vicina a Francesco, né ad affrontare questa cosa così lontano dalle sue origini, no? Dal suo territorio. L'estero. Mm. Quindi in qualche modo il fatto non è andato in porto perché una delle due persone non aveva questo intento vero, reale. No, lei non ce l'aveva. Però Francesco sì, o no? Sì, Francesco sì. E quindi Però in quel perché momento per lui era condizione fondamentale che lei? partecipasse anche lei. Eh sì, in quel momento sì. Adesso per esempio non è più così. Lui potrebbe prendere delle iniziative a prescindere da lei. In quel momento lì era diverso. Quindi se adesso lui volesse aprire un'attività in Australia, oggi lo potrebbe fare. Non avrebbe quel tipo di ostacolo che ci fu quell'anno in cui tentarono l'avventura all'estero. Allora, si deve un attimino ripulire da questa condizione di estremo sconforto in cui è caduto, perché se no si tirerebbe dietro questa sensazione di non arrivare mai alla medaglia del vincitore. Mhm. E quindi di nuovo si farebbe andare male questa esperienza, perché purtroppo negli anni si è un po' insediata in lui questa idea di questo loop che si ripete sempre uguale e quindi comunque di fallimento, Mhm. di qualcosa che va storto. Ci sono delle fatture, delle maledizioni? Allora, è come se io vedessi che lei non riesco a capire se è ancora in qualche modo legata a una struttura del passato, come se lei non riuscisse ad abbandonare delle condizioni sue personali del passato. Ok? Lei rimane bloccata un po' lì dentro, Mm, però no, non vedo no, fatture, cose così, no. ok. Dei blocchi, delle tare familiari, dei blocchi della famiglia? Allora,
Nel fratello vedo un po' di indolenza, diciamo così, no? E vedo da parte di Francesco la voglia in un certo senso di sistemare tutto lui. Se c'è un deficit, una falla, un buco, ci pensa lui a riparare tutto. E allora anche questo fa sì che le sue energie si disperdano un po' qua e un po' là. Vorrebbe tutto ad un livello molto alto. E se alcuni compiti, come è normale che siano, spettano ad altre persone e queste persone non lo fanno con il livello alto che lui vuole, allora è come se lui dovesse alzare lui questo livello. Quindi utilizza molta energia anche nel lavoro che dovrebbero fare altre persone. Sì, è lui che tira avanti l'attività, questo. Sì. Trascina la carovana, non delega. La causa è questa? Qual è? Catene? Ma allora dunque, lui ha scelto per sé un po' questo ruolo di, tra virgolette, controllore, gestore, ma questa cosa qui non si è reso conto, anche se secondo me adesso se ne sta rendendo conto, che in realtà è la sua prigione. Questo voler tenere sotto controllo tutti i vari ambiti della vita, tutti i lavori come vengono anche fatti dagli altri, eccetera, è come se fosse un imperativo per lui. E in verità quello che si trova a dover vivere è questa situazione di incatenamento e di vescica ai piedi. Quindi di fatto completamente privo di energie e tutto quanto indolenzito. Va bene, Monica. Causa esoterica dei problemi immobiliari, della perdita di immobili. Non so perché me lo riconduce come madre e padre, la perdita degli immobili. Allora, lui ha detto che comunque sono stati 2 genitori nella norma, però allo stesso tempo è come se avvertissi che non gli hanno dato quel sostegno, quella fiducia, non so come spiegarti, quell'avvio di fiducia nell'esistenza. E quindi lui si è andato a creare una situazione in cui di fatto ad essere minacciata è proprio uno dei beni essenziali, no? Che è proprio la casa. Proprio come se a monte non ci fosse stato da parte dei genitori quel sostegno proprio nel credere davvero alle possibilità della vita, a un affetto di base incrollabile. Lo sento molto solo, come se non ci fosse questa connessione, e qua mi ricollego anche al progetto di Vita da panettiere, come se lui si sentisse slegato da tutto il resto. Quando invece ti senti e hai compreso che sei Dio, ti senti connessa a tutto quanto e hai la possibilità di connetterti alla sorgente che è una fonte inesauribile di energia. E lui in questo no, non ci siamo proprio. È come se si sentisse solo, che tutto dipende dalle sue forze e che ci sono vari ostacoli e blocchi tutti intorno. Ma lui lo vuole, adesso che lo sente? Deve comprendere molto bene come stanno realmente le cose. Non è lui in guerra con tutte le vicende della vita e delle giornate. È lui che fa parte del tutto e lui può giocare con il tutto. E lui può avere a propria disposizione tutta quell'energia di cui adesso si sente scarico. È come se non ricordasse
in questa vita, come si fa? Bene, andiamo con l'attuale Francesco, al Francesco della prima sessione. Andiamo a riconoscere, cioè conoscere una seconda volta, chi era. Quel Francesco che faceva le pazzie amorose, le poteva fare, e che oggi non le fa più. Mm. A quanto vibrava il Francesco di 5 anni fa? 25-30 miliardi. E oggi 3. Mm. Sicuramente più giovane, ma solo di 5 anni. Sì. Però molto amareggiato, ma sai perché? Anche perché lui ha sempre fatto affidamento sul fuori, non sul dentro. Cioè, non c'è una reale connessione con la parte più profonda di sé. Quindi, avendo così tanto fatto affidamento sulla relazione con lei, puntava tanto e su tutto ciò che poteva fare con lei, no? L'attività insieme, andare eventualmente a vivere insieme, aveva puntato tantissimo su questa relazione, ma ha puntato tanto fuori e puntato niente dentro di sé sulla propria crescita, sulla propria evoluzione, sulla propria connessione con la sua anima. Aveva riversato tutto all'esterno e quando questo esterno mano a mano l'ha deluso, si è sentito crollare, privo di forze. Ci sono delle vite passate avute con la compagna? Qua mi fa vedere tipo zia e nipote, un rapporto buono, però abbastanza nella norma. Eh, non riesco a vedere proprio vite che spiccano, mi fa vedere contesti molto semplici, molto normali, ecco. Vite passate con la fiamma che abbiamo visto prima? Sì, tipo che hanno aperto una libreria importante con dei contenuti un po' controcorrente. Ecco, sì, hanno Anni? fatto questa come se fossero gli anni 70 di un universo parallelo. E stavano insieme? Erano donna-uomo o comunque stavano insieme? Sì, li vedo sempre così, lui uomo, lei donna, e sì, è un legame molto solido, anche proprio di grande scambio d'anima e di testa. Ok, causa esoterica dei mali ai propri cari che sono simili ai mali dei cari della compagna. Sì, indubbiamente lui e la compagna hanno scelto questa esperienza a specchio, quindi dove l'uno si può specchiare nell'altra, avendo a disposizione lo stesso tipo di esperienza, ma capire che quello che è importante non è l'esperienza in sé per sé, ma come tu l'affronti, come la gestisci. Ehm, E comunque questa esperienza non può diventare totalizzante, schiacciante per Mm, te. mm. È una delle esperienze che appartengono alla tua vita. Allora, un genitore di Francesco si è ammalato. Ehm, Questo fatto è relativo a Francesco, ma come gestisce la sua vita lavorativa, privata, o i genitori di Francesco aveva già deciso di ammalarsi e sono fatti suoi per Allora, fare cioè, l'esperienza della malattia. ovvio, aveva fatto questa scelta, la mamma di Francesco, perché aveva bisogno, ok, di fare questa esperienza. Poi, naturalmente, essendo che è sua madre, in qualche modo ha una ripercussione sulla vita di Francesco, questo è naturale, però non ha nulla a che vedere Francesco con la malattia della madre, perché è una scelta che appartiene solo ed esclusivamente alla madre. E la coincidenza a chi l'attribuiamo quindi? Eh, ehm, allora, Lei dunque, genitori malati, lui genitori malati.
Sì, sono Stesso degli tipo di tumore. incastri, sono degli incastri che loro come anime hanno scelto precedentemente Con che in questo fine? accordo. Di trovare Ehm, una corrispondenza o di capire che questa corrispondenza non c'è? mm, esatto, di capire che questa corrispondenza non c'è, cioè c'è all'esterno, nella forma, ok? Quindi entrambi sono stati genitori molto presto, entrambi hanno i genitori ammalati, eccetera, ma la possibilità di comprendere che nella identica esperienza la si può gestire in maniera completamente diversa in base a come tu sei. Ok, dicendo la terra-terra, ma molto terra-terra, 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 Francesco in qualche modo si è chiesto, eh, non sono più contento con questa donna, o c'è qualcosa che non va. I miei genitori si ammalano, se vado avanti con questa relazione si ammaleranno anche i altri miei cari. Questa donna è sbagliata, porta malattie. Mm, Molto tirata per i capelli che non ho. No, non porta malattie questa donna, però vedo che Viceversa, no, neanche eh. ovviamente, neanche viceversa, però vedo che effettivamente entrambi si sono resi conto della reciproca incompatibilità energetica, cioè non spingono l'un l'altra all'evoluzione, ma anzi incentivano i loro autosabotaggi. Quindi il reale messaggio non correlato alle malattie dei rispettivi No. parenti è questa persona, questa relazione non ha più un futuro. Potrebbe avercelo nel momento in cui lei prende consapevolezza della gioia di vivere, che in questo momento lei non ha per niente, ed è come se gliel'avesse un po' spenta a lui. E viceversa. Eh, sì, sì, sì. C'è la possibilità che queste anime gemelle 3, livello 3 diventino 4, 5, facciano un percorso insieme, si mettano in gioco. Allora, io adesso vedo Francesco che ha deciso come di riprendersi la sua voglia di vita, la sua rivincita. mm? Ehm, Anche a costo di lasciarla indietro a lei. La possibilità è ovvio che c'è, però ci dovrebbe essere anche in lei la voglia di vedere la vita in maniera diversa. E non c'è. Mm, Perché invece vedo che Francesco ha voglia di respirare e ha voglia di luce, tanta, tantissima. E con lei è come se non vedesse prospettiva, non vedesse un futuro, non vede, è tutto al buio e soprattutto si sente il fiato corto, non riesce a respirare a pieni polmoni. Bene. Causa esoterica del non essere attratto dalle festività cattoliche. Pasqua, Natale, Santo Patrono. Allora, in generale a lui non piacciono le piatture, non piacciono le cose conformi, non gli piacciono queste cose un po' standard. Mhm. Lui potrebbe anche essere una persona molto estrosa, dinamica, hai capito? Quindi non si vuole appiattire in queste banalità, direi. Ha bisogno molto, per esempio, di stare in movimento, Viaggiare? di viaggiare, di avere a che fare con delle persone, di fare delle cose, non per esempio di sedersi a tavola, stare lì delle ore, parlare del nulla, quello non gli piace, non è per lui, non è per lui anche come ci descriveva, no? Queste famiglie che sembrano Mm. così appiattite, annoiate, è una cosa proprio a cui lui è allergico. Perché? Perché anche se purtroppo
negli ultimi anni è stato ben ben bastonato. Lui ha proprio una verve molto forte di vita e voglia di affermazione. Cerchiamola E questa quindi verve. non vuole neanche... Come? Cerchiamola questa verve. Cos'è? Sì, Un'anima? Uno spirito? è uno spirito che in questo momento è come se lo vedessi anziano, Mm? snervato, affaticato, debole. Bene, inventiamoci un nuovo valore. Chiediamo sempre l'anima, no? A quanto sta. Bene, diciamo che in questo momento io a quanto sto come spirito? Da una scala da 0 a 1000, o anche più di 1000. 8,50. Tu, 700. Francesco? 340, 350. Ok, adesso io nella mia vita decido di dare dei cambiamenti, di fare dei cambiamenti. Decido di essere più dinamico, decido di agire maggiormente rispetto a quanto faccio adesso. A quanto sto? 910. Beh, lo porto a 1000. Mhm. Se volessi lo potrei portare a 10.000? Sì, non tutti i giorni mi Beh, viene. lo faccio adesso e dico a me stesso, io posso tutto, io sono Dio, Certo. sono l'unico creatore della mia vita, l'unico e solo, l'unico e solo, e sono a 10.000. Francesco è a 340. A quanto stava il Francesco di 5 anni fa? Come spirito, parte eterica, il maschile, la forza, l'azione, la decisione, che non è nulla se non supportata dal femminile, la propria parte femminile, l'anima, ma che è il Tra, motore della creazione. Dimmi sì. tra 550 e 600. Bene. Come vedi Francesco adesso? Cosa fa? Ha voglia di riappropriarsi di questo spirito. Uno spirito vigoroso. Ha voglia di ritornare ad essere, lui mi dice, eh, cioè un guerriero fiero e sereno. Non un animale imprigionato, ferito, sconfitto. Mhm. Con tutte quelle interferenze, sicuro? Le interferenze decidono, lui no. È arrivato veramente a un punto di saturazione. Costi quello che costi, io le sfido queste interferenze e mi riapproprio della mia vita brillante. Chi le ha create queste interferenze? Ecco, Immagino anche questo Dio. lui non ha capito benissimo. Sì, dimmi. Non ha capito benissimo, ecco, il meccanismo diciamo così, di come funziona, no? Questa Matrix. Beh, Non ha capito benissimo. prendiamo un'interferenza a caso, anzi la sceglie lui, tra il cameriere, il maggiordomo degli Addams, il leone, la iena? La iena, il serpente, cosa sceglie? Il serpente. Bene, andiamo al momento preciso
in cui qualcuno ingaggia il serpente e lo mette nella vita di Francesco. Vediamo chi è che lo ingaggia. Lo mette lui come in un certo senso ostacolo della vita sessuale sua. Cioè meno frequente, più deludente, più Sì, piatta. esatto, sì, tutto questo sì. Lui l'ha messo, il serpente. Se ne sorprende, ma lo vede perché è incontestabile, sta accadendo questo, lui lo sta vedendo. Beh, può essere un caso. Vediamo chi è il cornuto che gli ha mandato la Iena. Ma la Iena è un canide, in questo caso? Cioè, sì, Sì. lo so che... ok. Ed è sempre lui. Con quale finalità la Iena? Mi fa vedere la Iena proprio Ridens, no? Come se fossero altre persone al di fuori che lo guardano e ridacchiano per i suoi fallimenti, per tutte le varie cose che non sono andate per il verso giusto. E quindi lui, che è molto anche un tipo orgoglioso, si sente tremendamente ferito di questa Iena Ridens, no? Che gli ridacchia in faccia. Chi ha messo il leone? Leonide. Felinoide. Naturalmente vede ancora una volta che è sempre stato Francesco a metterlo, a piazzarlo su quel trono che spetterebbe a Francesco, e lui sul trono invece gli ha messo il leone. Sono Francesco di momenti diversi? Sì, quello sì. Okay. Chi ha messo il maggiordomo del secondo universo? Là ovviamente di nuovo è stato lui nel momento in cui cerca di dividersi tra mille cose, e quindi di mettersi al servizio di tutto, di tutti, di occuparsi di qualunque cosa, di provvedere a qualunque cosa. E l'ha fatto in questa maniera grottesca, no? Con questa immagine terribile di Lercio. Andiamo a vedere il cornutazzo che ha scritto Vita da panettiere, il suo progetto. Ovviamente è sempre stato lui, proprio per bloccarsi delle esperienze più interessanti, più evolutive, no? Così facendo la vita da panettiere, che è un po' una vita, diciamo così, fuori, no? Dallo scorrere della vita degli altri, si è privato di esperienze interessanti. Va bene, quindi chi è Dio? Lo chiami Francesco? E viene fuori un Francesco un po' diverso da adesso, un Francesco che è sorridente, ha un buon tono muscolare, però allo stesso tempo ha anche uno sguardo umile ma fiero. La terza via, il terzo Francesco. C'era il vecchio, quello giovane, di 5 anni fa, quello con 5 anni di più di adesso. E adesso c'è questo nuovo. Sì. Possiamo anche buttarli via gli altri due. Sì, Francesca è d'accordo nel farlo. Gli piace questo terzo Francesco. A quanto sta come spirito questo terzo Francesco? 1.300. Bene. Un gran motore. Con questo motore e questa nuova macchina, questo nuovo involucro, che non è solo fisico ovviamente, ma è anche e soprattutto altro, che vuole fare? Ho bisogno di liberarmi e per farlo vado al cluster. È una tappa importante. Ha tutte le autorizzazioni o qualcuno glielo impedisce?
Lo vedo sicuro di sé, dice, l'unica autorizzazione che conta è la mia. Ok, non c'è qualche creatore incredibilmente potente che si mette di traverso e gli impedisce il passaggio? O almeno tenta? Allora, vedo per esempio il serpente che prova a fargli come uno sgambetto mentre lui si reca al cluster. Però vedo che lui lo calpesta, lo stritola, procede oltre, arrivando direttamente al cluster. Molto disordinato, fatto di tanti sgabelli sottosopra, vestiti mm, spiegazzati. Sgabelli e vestiti. Mm. Mm. Mm, faccio ordine adesso a modo mio, liberandomi di tutto. Come? Soffia ed è come se fosse veramente un soffio respiro liberatorio di tutto quel respiro che è sempre rimasto un po' così a mezzo busto, senza poter uscire liberamente, facendolo sentire sempre un po' soffocato. Con questo grande soffio manda sia gli sgabelli che questi abiti stropicciati dentro un portale definitivo. Ok, e lo chiude. Sì, Come si sente? è alleggerito, soddisfatto. Facciamolo respirare ancora un po', lì, nel cluster Mm. vuoto. Ora vede l'assenza. Può metterci al posto di essa la presenza. È come se scegliesse un ad eternum leggero, perché adesso lui ha bisogno di leggerezza, ma molto potente. È proprio un soffione, no? Il tarassaco quando poi si trasforma. Eh, ed è così, leggerissimo, bianco, ma molto potente, molto luminoso. Uno, integro o i semini se ne vanno in giro? Sì, sì, è così, è in movimento. I semini vanno in giro. E cadono o stanno sempre un po' in giro? E svolazzano tutti intorno. Ok, qui al cluster è da solo, Francesco. 3. La terza via di Francesco. Allora, sta iniziando a capire che è solo lui in quel momento il protagonista, ma non nel senso che è solo. Sta iniziando a consapevolizzare questo, a non vivere un senso di solitudine e di sconfitta, ma a sentirsi proprio connesso a quella forza incredibile, inesauribile, che è quella della sorgente. Avatar. Cosa c'è qui? L'avatar lo vedo già riverso sul computer. È come se l'avesse sfondata, avesse sfondato la tastiera. E vedo che Francesco dice: "Ho fatto già un buon lavoro". E questa volta sceglie di spingere via tutto quanto con queste braccia forti, dentro un portale definitivo. Completa il lavoro. Esatto. Alto tarassaco qui? Energetico? Vedo più di uno, proprio a creare come una girandola di leggerezza, di forza, di pulizia, di libertà.
Benissimo. La parte più bella è passata, la parte più difficile arriva adesso. La terza via di Francesco, Francesco 3, la vendetta. Ci sono ancora vita da panettiere, le tre entità mentali, medaglia vincitore, catene, vesciche ai piedi, le entità eteriche che non nomino e i impianti. No, non ci sono più. Bene. La parte eterica, lo spirito, a quanto sta? Allora, sulla scala che abbiamo visto prima, mi fa vedere 800. È sceso quindi, prima era 1300, 1200, 1000 qualcosa. Mm. Perché? Perché quello è stato come una specie di punta, un momento topico, diciamo così, no? Adesso è un po' sceso, si è un po' assestato su dei livelli minori. Vibrazione di Francesco. 259 miliardi. Benissimo. Da 3. Consapevolezza. 176. Da 121. Anima. Anima in questo caso è la percentuale rispetto allo spirito, PS, PE. 37 vuol dire che ce n'è poca, l'ideale è 50-50. 55. Ottimo. Perfetto. Vite precedenti, 2358. 1914. Quelle con la compagna attuale ci sono ancora? Sì, le ha mantenute, certo. Quelle con l'ipotetica fiamma ci sono ancora? Sì, Quella della sì, libreria? sì. Cambiata? No, non la vedo cambiata. Ok, magari meglio, magari sono andate meglio le cose. Cervello era 7,8. 8,5. Suscettibilità ipnotica? 47. Benissimo. Messaggio di Francesco a sua figlia. Sono un papà fuori dalla norma e so che ti piaccio come sono. Ti voglio un gran bene. Alla madre. Ho bisogno di comprendere bene cosa significa prendermi cura di te, non dimenticando me stesso. Al padre. Ho visto i tuoi pregi e i tuoi difetti e li amo in egual misura. Al fratello. So che siamo molto diversi e so che ti ho scelto come fratello in questa nostra diversità. Alla attuale compagna. Cerchiamo di cambiare pagina insieme, altrimenti con serenità possiamo salutarci. Messaggio di Francesco, addio. Eccomi, Dio sono io. E ciò che dico è bentornato Francesco. Benvenuto Francesco nella sua versione più evoluta. Come vedi la scena in questo momento? Francesco, commosso nell'aver ripristinato questa comunicazione e questa consapevolezza.
aveva proprio perso questa connessione con se stesso e di conseguenza la connessione con la sorgente. Adesso ce l'ha. Sì, è da esercitare tutti i giorni, da non dimenticare. Come? Prendendosi qualche minuto al buio, sdraiato o seduto, va bene comunque, mettendosi la mano sul petto, magari può voler mettere anche la mano sulla testa, non ci sono delle regole fisse, no, in questo. Respirare profondamente e ogni giorno si sentirà sempre di più pervaso dalla gioia in questo piccolo gesto. Bene, abbiamo visto che esiste, messaggio di Francesco alla fiamma. Non smettere di passare davanti al mio locale. Come lo vedi? Come se ha ripreso in mano la sua vita. Credeva che qualcun altro gliel'avesse presa, forse la mala sorte, e ora è di nuovo così, è nelle sue mani. Ci vuole lasciare con una creazione qualunque? Lo vedo su un trono e questa volta, anziché farsi il pediluvio perché ha queste vesciche che gli fanno male e che gli procurano dolore ai piedi, Mhm. è invece immerso in un ruscello con i piedi. Ed è come se si sentisse parte integrante di tutto quello che sta intorno. Frequenza finale. E abbiamo finito. 362 miliardi. Bene, Monica, sei pronto a tornare? Lui come lo Sì, vedi? Con una... sfinito, eh? eh, ma non so, con tutta una nuova prospettiva davanti. Ci vuole lasciare con una canzone? La canzone non mi arriva. O con qualcos'altro? Perché mi era venuta il Re di chiama troppo di Tiziano Ferro, ma quello rimaneva circoscritto in una parte della sua relazione. Lo vedo baciato dal sole, il sole che gli arriva davanti e il sole che gli arriva dietro. Pronto a tornare? Sì.